Ciao a tutti e benvenuti nel mio quarto episodio. Ci troviamo ancora nella costa est, precisamente a Ramsgate, a 700 km da Johannesburg. Oggi ci allontaniamo un po' dalla natura selvaggia e andremo a visitare una piantagione di caffè, un McDonald's veramente particolare, faremo un bagno nell'Oceano Indiano stando attenti agli squali e proveremo una specialità locale. L'Africa è il luogo dove il caffè è stato scoperto. Infatti, secondo la leggenda più diffusa, fu così che nel XV secolo in Etiopia un pastore notò l'effetto tonificante di questa pianta sul suo gregge. Il Sudafrica, grazie alla sua terra ricca di nutrienti e al suo clima, è un posto perfetto dove coltivare i chicchi d'arabica, anche se l'esportazione è inesistente e il consumo viene effettuato solo nel paese. Oggi visiteremo la Beaver Creek, che si trova a 30 km nord da Ramsgate, un'azienda che coltiva e produce caffè da 3 generazioni dal 1984. Con loro abbiamo organizzato un tour che ci ha portato dalla coltivazione alla tazza. Producono 3 tipi diversi di arabica e usano macchinari un po' datati e altri all'avanguardia, che permettono di tenere viva la qualità e i nutrienti che un buon caffè deve avere. Infine ci hanno deliziato con degli ottimi caffè da gustare e preparati da baristi esperti che hanno deliziato anche i nostri occhi. E abbiamo pure tutto a tema di banane. Infatti questo posto si chiama Mac Banana. Questo è il ristorante del Mac Banana e siamo praticamente in mezzo alla giungla. Bello, molto bello. Tutti mi guardano come se fossi pazzo. Oggi vi faccio vedere l'Oceano Indiano e vi faccio vedere pure quando è incazzato. Qui in Africa devi stare molto attento, perché praticamente se vai tipo nelle bush, come li chiamano loro, ci sono i leoni. Le bush è tipo le campagne, queste ci sono i leoni. Se vai in mare ci sono gli squali e se non ci sono gli squali il mare è incazzatissimo. Comunque adesso lo faccio vedere. Siamo praticamente viziati, col mare sempre bello, calmo, limpido, che vedi il fondale. Qua non vedi un cazzo, non vedi niente ed è pieno di cose, Però è bello. Cartello per gli squali che dice che qua ci sono installate delle reti per squali, ci sono i bagnini, ma entrare in acqua rimane sempre a tuo rischio e pericolo. Welcome to South Africa, no? Facciamo vedere un pub, un cocktail bar qui a Ramsgate. Oggi proviamo un piatto tipico di questa parte del Sudafrica che è Durban. E cosa proveremo? Proveremo il Bunny Chow. Bunny Chow che cos'è? Vi spiego subito che cos'è. Praticamente è stato inventato qui a Durban
ed è stato inventato dagli indiani sudafricani che si sono trasferiti qua. E praticamente cos'è? È il curry, il piatto tipico indiano, messo dentro il pan carré praticamente. Perché è stata inventata questa cosa e come è nata? È nata praticamente quando gli indiani che si sono trasferiti qui in Sudafrica molti anni fa lavoravano nei campi da zucchero per portarsi il cibo con loro, non avendo i contenitori e queste cose qua. Cosa si sono escogitati? Hanno preso il pan carré, lo hanno cominciato a scavare in mezzo e mettevano il curry dentro. Quindi diciamo che era una cosa che li aiutava a portare questo pane con loro al lavoro. E col tempo questa cosa è diventata un piatto tipico di questa parte del Sudafrica, di Durban. Infatti se fate una ricerca veloce anche su internet e scrivete Bunny Chow, scritto BUNNYCHOW, troverete che questo è un piatto tipico di Durban. Quindi oggi lo proveremo, vediamo com'è, ve lo faccio vedere. Finora è stato pubblicizzato abbastanza bene, quindi adesso lo voglio provare e vedere com'è. Comunque siamo in questo bellissimo posto, come potete vedere pieno di verde. Noi siamo seduti qui, aspettate, siamo seduti qui, vedete? Quello è il nostro tavolo, questo è quello che abbiamo alle nostre spalle. Ci sono scritte è super proibito dare da mangiare alle scimmie, quindi presumo che ci siano pure tantissime scimmie come ovunque qua. Quindi niente, vediamo il Bunny Chow. Vediamo come fa. Buono, il curry è molto buono, veramente buono. Ovviamente il pane è pane, ma e quindi praticamente lo mangi, you break this one, right? Yeah. Lo mangi così, lo rompi così. Devi sapere che gli indiani mangiano con le mani, mangiano con una mano sola, quindi per questo c'è questo concept di andare a rompere il pane e mangiare, perché mangiano così. Comunque è buono. Buongiorno a tutti. Come sempre in Africa, oggi safari, ma safari proprio safari, con quella bestiolina lì. Siamo fermati per un pipì break. Sembra con quel discorso che ti fermi ovviamente in mezzo alla natura più incontaminata. Ovviamente non si può sapere mai cosa ci sono. Cosa trovi? Questa è un'area dove ci sono i ghepardi. Guys, can I get out? Yeah, this one. Yeah, I don't feel like I feel Let me with you. I feel a little bit uncomfy.